Ora andiamo invece a modificare il file che gestisce il titolo sempre, che lo troviamo in privata titolo.php, e modifichiamo anche il file php aggiungendo oltre al titolo, giusto per test, la dicitura Odla Production. Quindi salviamo, premiamo F5, come vedete ora oltre a gestione file ci scrive Odla Production, quindi sta funzionando correttamente. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'apertura dei nostri file all'interno del nostro editor. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a impostare il salvataggio delle modifiche dei nostri file. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e andiamo a inserire qua sopra l'editor una riga di intestazione dove inseriremo le azioni che si possono compiere con il nostro editor. Quindi nella nostra tabella apriremo un tr, un td callspan 2 aperto e chiuso, e visto che ci siamo mandiamo anche a capo i td in questo modo, e al td gli diamo come direttive grafiche e gli diciamo tramite l'attributo style che vogliamo impostargli un colore di sfondo. Scegliamo un grigio, poi magari lo modifichiamo, poi gli diciamo che il testo lo vogliamo allineato a destra, poi gli diamo un padding di 2 pixel e un'altezza fissa di 30 pixel e vediamo il risultato. Quindi salviamo, F5, perfetto, direi che ci siamo. Ora andiamo a includere qua, perché il testo è allineato a destra, il pulsante per il salvataggio delle modifiche, e quindi inseriremo un img strc icone slash save.png, quindi richiamiamo la nostra immagine, poi gli diamo una larghezza, quindi width di 20 pixel, e poi all'on click andiamo a richiamare la funzione salva in JavaScript che andremo a definire, e poi gli diciamo style cursor pointer, che ci serve per visualizzare la manina al passaggio del mouse, e come titolo gli diciamo salva modifiche file, e chiudiamo il nostro tag. Quindi salviamo, F5, perfetto, è stato aggiunto correttamente il nostro pulsante. Ora andiamo a creare la nostra funzione, quindi qua definiremo tramite JavaScript la funzione salva e verifichiamo tramite alert che stia funzionando la chiamata. Quindi salviamo, F5, clicchiamo su salva e come vedete viene mostrato il nostro alert. Bene, ora per poter salvare le modifiche al nostro file, innanzitutto ci serve il file che stiamo modificando e ovviamente dobbiamo recuperarlo una volta che viene cliccato e aperto il nostro file, e quindi aggiornata la pagina. Quindi innanzitutto nell'intestazione del file definiamo la variabile file e alla chiamata della funzione showFolder che riceve il nostro file gli diciamo this.file
uguale a file. Quindi all'interno della funzione salva facciamo un alert di file, quindi salviamo, F5, clicchiamo su salva e come vedete ci va a stampare il percorso completo del file che stiamo modificando, quindi controllo data.php. Bene, quindi un dato l'abbiamo recuperato. Poi, oltre al percorso del file che stiamo modificando, ci serve la lingua, o meglio il linguaggio di programmazione, e lo abbiamo con la funzione genera editor. Prende in ingresso la lingua e l'associa all'editor, e quindi nell'intestazione definiremo allo stesso modo lingua, e alla chiamata della funzione genera editor gli diciamo this.lingua uguale lingua, e per test tramite l'alert la stampiamo a video, quindi salviamo, F5, clicchiamo su salva e come vedete qua ci scrive PHP. Selezioniamo un file differente, vediamo un po'. Allora, privata CSS, stile CSS, clicchiamo su salva e qua ci scrive CSS. Perfetto, quindi un altro dato l'abbiamo recuperato, e poi ci serve il codice racchiuso all'interno del nostro editor, che ovviamente verrà recuperato tramite una funzione che vedremo tra poco. Ora, quello che dobbiamo fare è tramite Ajax inoltrare i dati di nostro interesse a un altro file che apporterà le modifiche al file selezionato, e poi ovviamente verrà salvato il tutto. Quindi innanzitutto nell'intestazione del nostro file andiamo a richiamare il file, quindi script type text javascript src include javascript slash, richiamiamo il file jQuery trattino v3.7.1 trattino pre.js, quindi il file jQuery che abbiamo utilizzato anche nella sezione layout. Bene, quindi una volta che abbiamo inserito e incluso il nostro file jQuery, possiamo all'interno del nostro file utilizzare jQuery e inizializzare una chiamata Ajax al file che si occuperà del salvataggio delle modifiche. Quindi all'interno della nostra funzione definiremo Ajax tramite jQuery, aperta tonda e aperta graffa. Poi dobbiamo come chiamata Ajax definire la tipologia tra get e post, quindi type due punti, all'interno dei doppi apici specifichiamo post, quindi una chiamata post. Poi specifichiamo l'URL, quindi dove risiede il file che dovremo creare per il salvataggio delle modifiche, e lo racchiuderemo all'interno di privata slash sezioni slash file manager con la F grande, sì, slash funzioni slash, e lo chiamiamo salva modifiche punto php. Bene, poi dobbiamo specificare i dati da inoltrare tramite data due punti, apriamo la graffa e all'interno delle graffe possiamo specificare
separati da virgola tutti i valori che vogliamo postare a nostro piacere. Allora inizieremo a postargli la lingua, due punti, che sarà uguale alla variabile lingua che abbiamo recuperato. Poi gli passiamo il percorso, quindi il percorso del file, completo del nome del file, quindi la nostra variabile file, virgola, e poi il codice, quindi code, due punti, e recuperiamo dal nostro editor il codice immesso. Dovremmo dirgli editor.getSession, aperta e chiusa tonda, .getValue, aperta e chiusa tonda. Questa è una funzione già racchiusa nel file JavaScript del nostro editor e dovremo semplicemente richiamarla. Poi chiudiamo quindi la graffa dei dati, chiudiamo la graffa della funzione Ajax, chiudiamo la tonda di Ajax e applichiamo il punto e virgola. Quindi la nostra chiamata Ajax è per il momento completa. Volendo si può aggiungere anche magari un controllo di in caso di errore della chiamata. Tramite error definiamo la funzione che ci stampi un alert con scritto errore. Bene, quindi diciamo la nostra chiamata Ajax è pronta. Salviamo e definiamo un nuovo file in PHP che lo salviamo ovviamente in file manager in funzioni come salva modifiche.php. Dovremmo averlo chiamato così, vediamo. Sì, salva modifiche PHP. E alla chiamata del nostro file, e come prima cosa andiamo a recuperarci i dati. Allora in realtà però la lingua non ci serve, ci servirà più avanti per un'altra modifica che voglio fare, però per il momento la lasciamo. Quindi innanzitutto andiamo a recuperarci i dati di nostro interesse. Quindi abbiamo detto la lingua non ci interessa, ci serve però il codice che è racchiuso all'interno del nostro file e lo recuperiamo ovviamente con post code. Dovremmo averla chiamata così, sì, code. Poi ci serve il percorso completo del nome del file che sarà uguale a post percorso, perfetto. Poi una volta che abbiamo recuperato i nostri dati andiamo innanzitutto ad aprire il nostro file e associare il risultato ad una variabile. La chiamiamo file, sarà uguale a fopen del nostro percorso, virgola, e lo apriamo in lettura e scrittura, o meglio in scrittura. Poi andiamo a scrivere con fwrite all'interno del nostro file il codice. Bene, e per finire andiamo a chiudere con fclose il nostro file. Perfetto, dovremmo esserci, dovremmo cavarcela con queste 4 righe di codice, o meglio 5, quindi salviamo, premiamo F5,
Perfetto, abbiamo commesso qualche errore. Allora ricontrolliamo la nostra funzione Ajax. Allora, aperta tonda, aperta graffa, aperta graffa, chiusa graffa, chiusa graffa, chiusa tonda. Qua manca una chiusura di graffa. Perfetto, ecco dove era l'errore. Salviamo, F5. Bene, modifichiamo il file stile.css andando a eliminare il tag P e lasciamo soltanto l'identificativo per quanto riguarda il titolo. Clicchiamo su salva modifiche, riapriamo il file. Come vedete, no, in realtà non l'ha modificato, quindi ci deve essere qualche errore. Allora ricontrolliamo i dati postati. Allora, la lingua non ci serve e la andiamo anche a eliminare, e quindi anche l'assegnazione. Ok, poi qualora ci serva la ripristiniamo. Quindi il percorso abbiamo appurato tramite l'alert, quindi il file sta funzionando, e il codice editor get session get, ok, sì, get value, ma qua ci va la V grande. Quindi salviamo, F5. Quindi abbiamo detto lasciamo soltanto id titolo, clicchiamo su salva modifiche, riapriamo il file stile CSS. Come vedete ora l'errore non è più presente perché è stato modificato correttamente il nostro file ed è stata eliminata ed è stato cancellato il tag P. Bene, ora modifichiamo anche tutti gli altri. Ok, quindi già così sta funzionando. Lasciamo solo questi del menu. Sì, poi magari lo modifico con calma. Quindi salviamo, riapriamo nuovamente il file stile CSS. Come vedete anche gli avvisi per quanto riguarda il menu principale sono spariti, quindi sta funzionando correttamente. Ora andiamo invece a modificare il file che gestisce il titolo, sempre, che lo troviamo in privata titolo.php, e modifichiamo anche il file php aggiungendo oltre al titolo, giusto per test, la dicitura Odal Production. Quindi salviamo, premiamo F5. Come vedete ora oltre a gestione file ci scrive Odal Production, quindi sta funzionando correttamente. Bene, lo ripristiniamo e direi che per oggi abbiamo finito. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla creazione dei nuovi file con il nostro editor.